Il famoso scienziato Albert Einstein diceva che l'uomo soffre di una gravissima malattia, è l'ignoranza. Diceva, per ogni cosa che scopriamo ce ne sono altre 100, 1000 che dobbiamo ancora scoprire. Dal punto di vista dell'universo fisico che lo circonda, si può dire che l'uomo vive ancora nel mistero, non conosce tantissime cose del mondo che lo circonda. Ma ancora più grande è il mistero che si trova dentro l'uomo stesso, che i maestri di tempo in tempo ci invitano ad esplorare, ma che l'umanità in quest'epoca, nella sua grande maggioranza, non conosce ancora. Così il libro che dobbiamo aprire, sfogliare, studiare, si trova dentro di noi, dicono i maestri. Quando abbiamo scoperto chi siamo, l'universo che si trova interiormente, allora l'intero libro della natura ci spalanca davanti ai suoi misteri. Per questo i grandi maestri hanno sempre detto di conoscere noi stessi, la divinità che si trova dentro di noi. Allora veramente avremo sconfitto la vera ignoranza. Una volta un maestro portò un gruppo di suoi discepoli a fare una passeggiata in un parco. Disse, ora vi mostrerò come si fa a raggiungere la conoscenza. In questo parco c'era un laghetto con delle trotte. Il maestro mostrò cosa facevano queste trotte. Balzavano fuori dall'acqua, facevano dei grandi salti e ritornavano nel loro elemento. Disse il maestro, vedete, per raggiungere la conoscenza dovete fare come queste trotte. Dovete elevarvi al di sopra della coscienza fisica, andare al di là del vostro elemento apparentemente naturale, il mondo fisico. E allora penetrerete nei misteri dell'universo. Così abbiamo un corpo fisico, ma abbiamo la possibilità di elevarci al di sopra di esso e di dare un'occhiata ai più vasti e più meravigliosi mondi spirituali che ci circondano, che sono la vera origine di tutto quanto esiste. Il mondo fisico, si potrebbe dire, è una piccola increspatura del grande universo della creazione, ma l'oceano della creazione è il mondo spirituale più vasto, più straordinario, più luminoso, più armonioso che sta al di là di esso. Così anche il Cristo che cosa ci diceva? Bussate e vi sarà aperto, cercate e troverete. Dove dobbiamo bussare? Dobbiamo bussare alla porta interiore, la porta stretta la chiamava il Cristo. Entrate attraverso la porta stretta, perché larga è la porta e spaziosa è la via che conduce alla perdizione, mentre
stretta e angusta la porta che conduce alla conoscenza. Le Upanishad chiamano questa porta che si apre sui misteri del creato, porta del sole, perché aprendola il sole interiore risveglia il nostro spirito e lo illumina. Aprendo la porta del sole si conosce lo spirito universale, immortale e immutabile. E questo spirito universale e immortale si trova dentro di noi. Quando l'abbiamo scoperto interiormente, lo vedremo splendere nell'intera creazione. Così c'è una luce che splende nell'intero creato. E il Cristo dice infatti che i giusti risplenderanno nel regno di Dio come il sole. Questa luce che è dentro di noi diventerà manifesta e illuminerà la nostra stessa esistenza. Ma anche il Corano dice la stessa cosa. Dio è la luce dei cieli e della terra. La sua luce è come quella di una lampada. E cosa dice? Dice, di questa luce alcuni ne ricevono di più, alcuni ne ricevono di meno, secondo il loro substrato. Così, per poter ricevere questa luce dobbiamo purificare la nostra esistenza. Più pura diventa la nostra esistenza e più luce noi riceviamo. C'è un simbolo in tutti i templi che è simbolo della purificazione. In Oriente davanti ai templi c'è spesso una piscina nel quale la gente passa prima di entrare nel tempio, oppure fanno le abluzioni, si lavano appunto con quest'acqua che si trova davanti al tempio. Anche nelle chiese c'è questo simbolo, c'è una vasca, una piccola vasca con l'acqua benedetta in cui coloro che entrano nel tempio appunto bagnano la mano e si segnano. Ma c'era Sheikh Shibli, un grande mistico, diceva: con l'acqua noi possiamo lavare il nostro corpo, ma per purificare il nostro spirito ci vuole un'acqua completamente diversa. Quella che i maestri chiamano l'acqua della vita, è l'acqua della conoscenza. Così per lavare il corpo usiamo l'acqua e il sapone, ma per lavare lo spirito dobbiamo usare quest'acqua. Quest'acqua è distribuita appunto di tempo in tempo dai maestri. Quest'acqua e questo sapone che purificano l'anima sono la luce e il suono celestiali. Così le scritture ci parlano della luce e ci parlano anche del suono. San Giovanni della Croce diceva: possiamo ascoltare dentro di noi un canto simile a quello delle sirene. Questo canto ci tiene lontano da tutte le pene, da tutte le afflizioni. Anche Santa Teresa d'Avila diceva altrettanto: ascoltavo dentro di me una musica come di uccelli e di angeli e la mia anima ne gioiva immensamente.
Così quando dobbiamo affrontare qualche difficoltà, qual è la panacea migliore? Raccoglierci interiormente, aprire l'occhio e l'orecchio del nostro spirito, come ci ha insegnato a fare il Maestro, e assaporare la beatitudine, la tranquillità, la conoscenza che ci danno la luce e il suono divini. Quando siamo immersi in questo stato, allora il mondo ci apparirà come qualcosa di lontano e saremo immersi nella pura coscienza divina. Così Guru Arjan diceva: ascoltate la canzone senza fine che è dentro di noi. Allora essa vi conduce alla porta del Signore. Così di tempo in tempo l'uomo deve affrontare delle calamità che di solito è lui stesso a originare. Così abbiamo di fronte a noi in questo periodo questo virus che proviene dalla Cina, che, come è già stato detto, sembra essere stato originato dall'uomo stesso attraverso un suo errore inconscio, che sia nato appunto in un allevamento di bovini destinati all'alimentazione degli uomini. Questo morbo sembra più potente di quanto sia l'umanità nel globo intero. È un piccolo e invisibile virus, ma si mostra più forte, più potente dell'intero globo. L'intero globo della Terra sembra quasi in suo potere in questo periodo. Capi di Stato degli stati più potenti sentono minacciate i loro popoli, magnati della finanza sentono minacciati i loro capitali immensi, ci sono cadute nelle borse che provocano danni di miliardi di euro. Anche gli idoli delle folle, attori, cantanti, i più famosi atleti dello sport sono impotenti e devono abbandonare la loro attività. Persino le chiese, che già erano diventate abbastanza vuote rispetto ai decenni passati, hanno dovuto chiudere i battenti addirittura per paura di questo virus. Ma osserviamolo un po' più attentamente, questo virus, con meno timore. Noi abbiamo avuto in questi 2 mesi in Italia circa 4.800 decessi, no? Ma la maggior parte, la quasi totalità di questi decessi sono dovuti solo all'aggravamento che questo virus provoca di malattie che esistono già, in particolare nelle persone anziane. Ma osserviamolo un po' più attentamente. Che cosa avviene in Italia? In Italia ci sono decessi per
tutte le varie cause, no? Escludendo questo virus. Ci sono decessi ogni anno nel numero di 600.000, 600.000 per tutte le varie cause, che significa 2.000 decessi al giorno, 50.000 decessi ogni mese. E noi non ci preoccupiamo minimamente di tutto questo. Perché non ce ne preoccupiamo minimamente? Perché la maggior parte di questi decessi, il 70%, sono dovuti allo stile di vita che tiene l'uomo. Il 30% al tumore e circa il 35% alle malattie cardiovascolari. Però non ci preoccupiamo assolutamente di questi 2.000 decessi al giorno. Continuiamo nelle nostre abitudini che i più grandi medici hanno definito sbagliate, in particolare l'uso della carne, il tabacco che è ancora molto diffuso, i forti alcolici, sono il nostro stile di vita che provoca 2.000 decessi al giorno, 50.000 decessi al mese, contro questi 4.800 decessi del virus che abbiamo avuto in questi 2 mesi. Quindi l'uomo si deve porre un interrogativo molto importante. Viviamo nella più totale ignoranza e questi numeri che abbiamo riportato ne sono ovviamente un esempio, come diceva Albert Einstein. Anche lui morì di tumore. Quando dissero se voleva essere operato da questo tumore, Albert Einstein dice: no, lasciatemi morire in pace. Quindi in definitiva la morte che cos'è? È soltanto un fantasma, è uno dei lati della vita, perché il nostro spirito non può morire. C'è solo un cambiamento. Quando abbandona la regione fisica, entra, ci dicono i maestri, in regioni molto più beate, no? Molto più luminose, dove gode di una pace, no? Di una beatitudine, specialmente se ha vissuto saggiamente, che in questo mondo è molto difficile realizzare. Chi la realizza questa pace, questa beatitudine? Coloro che hanno l'immensa fortuna di incontrare un maestro. Allora lui ci insegna come aprire l'occhio e l'orecchio del nostro spirito, entrare in contatto con questi mondi più beati che sono dentro di noi e che sostengono l'intero cosmo. Quando abbiamo imparato a fare questo, allora non abbiamo neanche più paura della morte. Naturalmente c'è questo morbo in giro, dobbiamo cercare con tutte le precauzioni, no? Di non aggiungere rischi a rischi, perché abbiamo già il grande rischio di morire di tutte queste malattie, no? Tutti questi disturbi di cui soffre l'uomo moderno. Però, se viviamo saggiamente, in particolare pratichiamo una dieta sana, allora
questo rischio si diminuisce il minimo denominatore possibile e possiamo vivere tranquillamente. Così una volta c'era uno del popolo che disse che aveva visto Dio. A quell'epoca nel Medio Oriente dire di aver visto Dio era un vero e proprio sacrilegio. I teologi del tempo lo interrogarono. Disse, tu hai detto di aver visto Dio? Sì, ho visto Dio, disse. Ma come fai tu, uomo del popolo, così ignorante, a aver visto Dio? Se non lo vediamo neanche noi che abbiamo letto le scritture, come fai tu a aver visto Dio? Così lo accusarono di eresia, no? Lo condannarono a morte, come avviene appunto del Cristo e di molti altri. Ecco che dopo averlo condannato a morte, lo portarono davanti al sultano perché confermasse questa pena. Ecco, il sultano gli disse, sei stato condannato a morte per eresia. Quale desiderio hai? Disse quest'uomo del popolo. Desidero solo che la pena capitale sia eseguita il più presto possibile. Ma come disse il sultano? Tu desideri che la pena capitale sia eseguita il più presto possibile. Non desideri vivere il più a lungo, prolungare la tua esistenza. Disse quest'uomo no, perché attraverso la morte finalmente mi unirò all'Altissimo. Quindi bramo soltanto quello, non desidero altro. Il sultano fu molto impressionato da questo fatto e disse, quest'uomo ha veramente visto Dio. Così non solo lo graziò, ma lo invitò a vivere a corte. E quando aveva qualche problema da risolvere, lo interrogava. Non andava a interrogare i teologi. Così quest'uomo del popolo che aveva avuto un'esperienza di contemplare la divinità, ne sapeva molto di più di quello che si realizza studiando tutti i libri della terra. La conoscenza spirituale quindi è un'esperienza che possiamo compiere attraverso la guida di un maestro che sia stato incaricato dall'alto di impartirci queste conoscenze. Così oggi gli uomini devono stare chiusi in casa, ma non si può più neanche andare nei parchi in certe zone. In certi altri comuni si può passeggiare non più di 200 metri da casa. Ma tutto questo in definitiva che cos'è? Può risolversi anche in un bene. Abbiamo più tempo da dedicare alla meditazione, abbiamo più tempo per pensare a Dio. C'è da dire anche un'altra cosa. Cosa fa Dio? Mette alla prova, dicono le scritture, coloro che ama di più. Pensate per esempio a Giobbe, a Abramo. A Abramo cosa gli chiese Dio? Addirittura di sacrificare suo figlio. E alla fine lo riempì di beni e di
capacità veramente incommensurabili. Si diceva appunto che Abramo poteva parlare con Dio. Quindi l'Italia è un paese particolarmente benedetto, in definitiva. Abbiamo di fronte a noi questa calamità. Si dice che in Italia sono stati contati più decessi di quanto ce ne siano stati in Cina. Beh, naturalmente è una affermazione abbastanza strana. Come fa la Cina, che ha 20 volte la popolazione dell'Italia, no? Aver avuto meno decessi dell'Italia? La Cina ha 1,5 miliardi di abitanti, l'Italia ha solo 60 milioni. E quindi com'è possibile tutto questo? Vabbè, comunque cerchiamo di crederci. Ma la Cina ha fatto vedere, no? La gente che abbandona un ospedale, tutti contenti, il morbo è finito. Ma la Cina con 1,5 miliardi di abitanti, ce ne avrà migliaia di ospedali. Quando ci farà vedere che tutte queste migliaia di abitanti di ospedali sono abbandonati, ce le farà vedere con dei filmati, e allora veramente sarà vero. In ogni modo è bello crederci in definitiva. Perché? Perché queste calamità, come hanno un inizio, hanno una fine. Noi abbiamo visto, per esempio, il paese che è stato per primo attaccato da questo morbo, Codogno, che effettivamente non ci sono più infezioni. Quindi sulla parola potremmo credere anche alla Cina. Così questo morbo, come è cominciato, finirà. E non provocherà certo tanti decessi quanto ne provoca il tumore e l'infarto. Non ci saranno mai 50.000 decessi in un solo mese. Allora, questa cosa ci deve spingere a una vita più saggia e a una vita vissuta secondo i principi indicati dai grandi maestri dello spirito. Se vivessimo in questo modo, allora il mondo vivrebbe nella pace, nella gioia e anche nella salute, perché le malattie derivano da una vita poco saggia. È stato detto che il corpo umano è congegnato, progettato per poter campare almeno 140-150 anni, ma viviamo la metà perché bruciamo la nostra vita attraverso le passioni di questo mondo, i cibi sregolati, i cibi non adatti al nostro egoismo, al nostro, che sono trasformati in un egoismo di vivere invece di servire a mantenere in salute il nostro corpo. La ricerca del cibo, in definitiva, che cos'era? Era un po' una specie di limitazione, no? Di condanna per l'uomo a lavorare per procurarsi il cibo, come dice appunto la Bibbia. Ma oggi invece cosa è diventato? È diventata una fonte di piacere. Non mangiamo per vivere,
viviamo per mangiare e allora il cibo ci divora. Per questo la vita è molto inferiore a quello che potrebbe essere. Così se vivessimo saggiamente vivremo più felicemente, più a lungo, vivremo in pace, perché l'uso della carne ci rende anche più aggressivi, come vediamo in natura. E non ci sono mai state così tante violenze come nel secolo scorso, quando l'uomo cominciò a mangiare più carne. Così se noi viviamo una vita saggia possiamo stare certi che vivremo anche una vita lunga e beata. Vivremo in pace con gli altri e il mondo diventerà veramente un paradiso terrestre. Così non dobbiamo vivere nella paura. In definitiva è una piccola minoranza di gente, no? Molti dei quali appunto erano già segnati da qualche malattia, una piccola minoranza di gente che abbandona questo provvisorio soggiorno terreno a causa di questo morbo. Qui davanti alla mia casa c'è un meraviglioso parco, no? Che è di migliaia e migliaia di ettari. Ora, Torre del Lago ha circa 7.000 abitanti residenti. Se tutti questi abitanti andassero nel parco e si distribuissero equamente, ci sarebbe un abitante ogni ettaro. E sapete di quanto è grande un ettaro? 100 metri per 100 metri. Quindi ci sarebbe terreno per respirare ossigeno, aria buona, in mezzo alle piante. Ma purtroppo anche questo grandissimo parco è stato chiuso per timore di questo virus, no? Quando appunto la gente potrebbe andarci dentro e stare a una distanza di sicurezza che è, direi, infinita. Comunque, sono decisioni che la gente non può lasciare le proprie abitazioni, ma probabilmente se andasse a respirare aria buona avrebbe molto meno possibilità di contrarre questo virus. In ogni modo, come abbiamo detto, tutti noi siamo chiamati a rispettare, no? Le regole che variano da comune a comune in modo da essere dei buoni cittadini. Se non contravveniamo le regole e le leggi, possiamo vivere in pace. E i maestri appunto vengono non a creare nuove leggi, ma a dare a tutti la legge di Dio, che è vivendo nella quale noi possiamo vivere serenamente e lungamente, ma non possiamo vivere in pace se non rispettiamo anche le leggi degli uomini, naturalmente. Così io invio a tutti voi che mi ascoltate un amorevole saluto, nella certezza che anche questo breve
periodo di minaccia per l'intero globo avrà un termine. Ma come ho detto prima, l'uomo ha sopra di sé minacce ben più grandi, delle quali non si preoccupa minimamente. Quindi cerchiamo di non preoccuparci troppo, nemmeno di questa breve e limitata minaccia che sta al di sopra dell'umanità intera.